Di nuovo insieme a voi ed insieme a Sophie. Questo è il secondo episodio, in quanto è anche il secondo round. Andrò adesso a gareggiare sul circuito dell'Alsazia, una pista che non ricordo bene, quindi vediamo che cosa riesco a tirare fuori, ma a Tsukuba è stato veramente facile battere Sophie, anche nell'uno contro uno. Vediamo la difficoltà invece dell'Alsazia, vediamo che macchina ci darà e se utilizzerà la stessa tipologia di difficoltà, quindi fondamentalmente non un aumento di prestazioni di velocità dell'avversario, ma un downgrade della mescola delle gomme della nostra auto. Quindi mette più alla prova le nostre qualità piuttosto che rendere più forte l'avversario. Andiamo in Alsazia e vediamo che cosa viene fuori. Iniziamo col principiante. R32, meraviglia. Quindi suppongo faccia la stessa cosa di Tsukuba, quindi partire con gomme sport morbide. Solo che il circuito dell'Alsazia non me lo ricordo bene. Bello il deltone. Quella laggiù, una sopra. MR2. Mitsu Evo. Oh, eccolo. Credo che l'ultima volta che ho fatto questa pista è stata nelle missioni degli Human Comedy con la A220 Race Car. E si vede, sto andando lentissimo. Credo che con gomme dure non sarà una passeggiata così, Ma ho le gomme dure, ma da corsa però. Scusate ragazzi, non l'avevo proprio visto. Ecco perché ha tutto questo grip la macchina, ho gomme da corsa. Gran bella pista comunque.
sempre dardi il gas. Ok, quindi modalità principiante relativamente facile. Passiamo alla modalità intermedio e vediamo se come Tsukuba, ma credo sicuramente di sì, cambieranno solo le gomme. Sì, stessa auto, 100 punti prestazione in meno, vediamo che gomme mette. Sport medie, quindi diciamo la situazione è nettamente diversa. Infatti sottosterzo pesante, fortuna la trazione integrale. Però non guardano niente. Prima la facevo in quarta solo lasciando l'acceleratore, adesso in terza. Eccola, eccola, eccola. Quindi bisogna lavorare con una marcia in meno sulle curve, ok. Occhio qua con la staccata che si scompone. Ah! Frenato un anno prima.
Troppo tardi il gas. Allora, 3 secondi e mezzo è poco, è poco. Non so se la vinco subito in modalità esperto, ma credo più per i miei errori di interpretazione della pista, perché ripeto, non me la ricordo per niente, e si vede. Passiamo quindi esperto, stessa auto, ma ecco, li ha messi i punti di prestazione, pochi in meno, quindi metterà delle sport dure, sarebbe fattibile. Con le comfort non lo so, vediamo ragazzi. No, stesse gomme, perché allora 10 pp in meno? Sarebbe anche bello conoscere cosa cambia, ma o sono io che non ho trovato dove sta o non lo dice. Probabilmente è qualcosa di potenza, perché prima avevo già passato Sophie Rouge in questa curva. È la Celica GT4. Sempre troppo tardi l'apertura del gas. Sembra più ballerina e meno frenante. Che ci sia l'assetto originale adesso. Troppo tardi, troppo tardi.
Che me la sto ricordando, eh. Un beccheggio nel cambio di direzione enorme, faccio fatica a tenerla. Bene, anche esperto, ho vinto la prima botta e anche con facilità, quindi anche qui non ci sono grosse difficoltà con gli avversari. Proviamo adesso l'1 contro 1, che anche a Tsukuba l'ho vinto al quarto tentativo, quindi non subito. E calcolando che qui la pista la conosco molto meno, meglio la ricordo in modo inferiore a Tsukuba, vediamo che cosa uscirà fuori. Ancora 40 punti prestazioni in meno. Stessa auto. Andiamo. Siamo il TCS, boh. Bell'incrocio, brava Sofì. Vediamo come la tiene in curva. Fumano le gomme. Gomme comfort, ragazzi, ma oddio. E resettiamo un'altra volta tutti i punti di staccata. Ma questa è una gara di drifting. Ok, ho rischiato di perderla sul cambio di direzione, veramente di brutto. Quindi fondamentalmente, da quello che ho capito, questa modalità 1 contro 1 la difficoltà non la crea tanto per le condizioni uguali dell'auto, più che altro mette in difficoltà noi mettendo gomme di una macchina da 100 cavalli su una macchina da 300. È questo che fa praticamente il gioco. Ok, a posto, penso che avete capito anche voi. Direi che questa la possiamo riniziare, ma questa la vedo veramente difficile. Oh, vabbè ragazzi, ma così però s'arrabbia pure. Andiamo bene. No, è ingestibile. Sul cambio di direzione veramente va velato il freno.
quindi bisogna frenare ad auto praticamente dritta. Se toccate il freno con l'auto leggermente in ingresso curva, quindi non perpendicolare alla strada, ecco quello che succede: la macchina parte in un drifting impressionante. Ok, comunque è solo questione di prenderci la mano, non è impossibile. Eccolo, eccolo, eccolo. Prima era partita. Le ultime parole famose, ho detto non è impossibile. Questa è una pista dove ci sono molte frenate. Già curvati, quindi veramente... Ma... Perché si arrabbia? Non gira, non gira, non gira. Ridi, ridi. Sì, vabbè. Come fa lui a fermarla in quel poco spazio e buttarla dentro? Ma direi di riniziare subito. E dai, mamma mia. Stavolta ho lasciato il freno prima, ma si intraversa lo stesso. E si intraversa. È dura, eh. Non gira, non curva. Se tenete tutto gas non curva. Sotto sterza in maniera pesantissima. Ecco qua, muro, là. Non posso dare gas. Allora, facciamo così. Non vi annoio continuando a provare, ci vediamo direttamente quando l'ho passata. E dopo circa 15 minuti ce l'ho fatta. Cosa posso dirvi? Innanzitutto la partenza senza traction control, strano ma vero, anche con gomme comfort, non pattinano e date subito 3 decimi all'avversario. Guidate tenendo sempre l'interno curva, dovete tenerlo dietro, non lasciate mai l'interno curva perché come lasciate uno spiraglio passa. Sono 2 giri tormentati perché tenerlo dietro non è facile, ripeto. Anche per colpa mia, la pista è tantissimo che non ci corro qui, quindi non ricordo bene le traiettorie e soprattutto la macchina è veramente inguidabile. Con gomme comfort non è bello e non è divertente, quindi non sono nemmeno ispirato. Tuttavia, se conoscete bene la pista, sicuramente andrete meglio di me e vincerete con più facilità. Altrimenti usate la mia strategia, quindi partite davanti e tenetelo dietro. Basta che tenete l'interno curva. Siate lenti, prendetela con calma.
non serve che forzate, perché se forzate con gomme comfort ovviamente andate lunghi. Come vi ho fatto vedere già in diverse gare di Tokyo con macchine un po' più complicate da guidare, cercate sulle staccate, soprattutto nei cambi di direzione, di tenere sempre leggermente l'acceleratore premuto in modo da dare trazione all'auto e non perderla a pendolo nel cambio di direzione. Bene, ho fatto anche il miglior tempo dei miei amici che per il momento sono riusciti a passarla, ma è un tempo lentissimo, quindi non c'è nulla da gioire. Anche questa è stata fatta. Ci vediamo al prossimo video, staremo su Trial Mountain, ma questa la conosco molto meglio. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.